e dolore. Ipotetica ricostruzione della passione di Gesù a partire dai Vangeli e le reliquie della passione. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Salmo 27, versetto 8. Questo testo vuol far comprendere come fisicamente è avvenuta la passione di Gesù. Dico fisicamente perché quella spirituale penso sia impossibile poterla scandagliare tutta, essendo una sofferenza tanto grande che il conoscerne solo una goccia ci farebbe morire di dolore. Capitolo primo. Il Getsemani. Dal Vangelo secondo Giovanni 18:1. Allora Gesù andò con i discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino. Matteo 26:36. Chiamato in ebraico Getsemani, e disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Getsemani significa torchio per le olive, frantolio, cioè quello strumento che serviva per ridurre in poltiglia le olive con i loro noccioli per ricavarne l'olio. È probabile che Gesù faccia restare gli apostoli nella grotta del frantoio, luogo prestato da qualche discepolo benestante a Gesù e ai suoi apostoli, per passare la notte durante i soggiorni a Gerusalemme. Gesù non si ferma in questo riparo, ma va oltre, forse in un'altra grotta. Dal Vangelo di Matteo 26, 37, 39. E presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Si pensa che sia stato in questo momento che Gesù cominciò ad avere gli spasimi al cuore, cioè una serie di piccoli infarti che continueranno per tutto il tempo della passione. Luca 22, 41, 42. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù non prega in piedi come un pio israelita, ma in ginocchio. Qualcuno interpreta ciò come uno sfinimento tale da non lasciargli le forze per stare in piedi. Marco 14, 37, 39. Poi venne e li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione.
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregava dicendo le stesse parole. Luca 22:43. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. Angelo nel linguaggio biblico significa messaggero di Dio. Il Vangelo non precisa chi sia stato. Si può però ipotizzare che sia stato lo stesso che ha poi raccontato ai discepoli come Gesù pregava in quell'ora. Gli apostoli, infatti, essendosi addormentati, non avevano potuto vedere. E se fosse stato quel bambino di cui l'Evangelista Marco racconta la fuga al momento dell'arresto? Luca 22:44. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. La sudorazione di sangue è causata dal dilatamento dei capillari dovuto a un forte stress. Marco 14:41-42. Venne per la terza volta e disse loro: Dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. L'arresto. Giovanni 18:2-9. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso con sé un gruppo di soldati e guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Matteo 26:48-50. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui? Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono.
Giovanni 18, 10, 11. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Luca 22,51. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Marco 14, 48, 52. Allora Gesù disse loro: come fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni? Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Capitolo secondo. I processi di Gesù. Processo religioso. Come mai Gesù è stato arrestato di notte? Questo può spiegarsi con il timore da parte del Sinedrio che la folla dei Giudei si rivoltasse, creando problemi all'ordine pubblico. Ciò avrebbe portato al fallimento del loro piano di uccidere Gesù. Giovanni 18, 12, 24. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei Giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme ad un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che io ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Anna procede per un primo interrogatorio in assenza del giudice. La guardia, alla risposta di Gesù, gli dà uno schiaffo violentissimo. Qualcuno ritiene sia stato dato con una mano guantata di legno. Lo schiaffo deve aver stordito Gesù e ha provocato nel suo volto 2 tumefazioni, una sotto l'orbita dell'occhio sinistro e una sotto lo zigomo, con la conseguente alterazione della barba e dei baffi. Giovanni 18, 25 27. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho visto forse con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito il gallo cantò. Luca 22, 61, 62. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori pianse amaramente. Dopo l'arresto e l'interrogatorio di Anna, davanti a Caifa comincia la terza parte del processo, anch'essa di notte. Sembra che il Sinedrio fosse composto da 3 classi di persone, cioè sacerdoti di alto rango e sacerdoti detti semplici, tra cui il tesoriere del Tempio, il sorvegliante sacerdotale e il capo del Tempio. La seconda parte era formata da ricchi laici di Gerusalemme, detti anziani del popolo. Una terza parte era costituita da scribi, dottori della legge e farisei. La tradizione tramanda un numero complessivo di 70 persone, il che fa supporre che non tutti fossero presenti al processo di Gesù. Caifa aveva detto: «Sarebbe meglio che un uomo solo muoia per il popolo». Secondo Caifa, Gesù era un pericolo per la religione, sovvertendo quei costumi che permettevano al popolo ebraico di sopravvivere di fronte al paganesimo e ai dominatori. Marco 14, 55, 61. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva, non rispondeva nulla.
Il Sinedrio cerca testimonianze a favore o contro l'imputato e le cerca con molta intelligenza e con grande professionalità, per cui scarta tutte le numerose non pertinenti. Si cerca di ricostruire se Gesù si sia autoproclamato Dio. Vengono selezionati 2 testimoni che attestano che Gesù ha dichiarato di poter demolire e riedificare il Tempio in 3 giorni. Secondo il popolo di Israele, solo Dio poteva fare un'affermazione del genere, o un dio o un uomo malato di mente. Ma i sinedriti, con grande avvedutezza, scartano questa seconda alternativa per non correre il rischio di veder cadere una valida imputazione. La deposizione dei testimoni, però, non appaga del tutto i sinedriti e Caifa si rende conto che manca un capo di imputazione. Questo ritardo pone il processo in una situazione precaria che infastidisce i giudici. Caifa allora ha un'idea. Perché non chiedere proprio a lui se si ritiene Dio? Matteo 26,63. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Luca 22, 67, 68. Rispose loro: Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Panico nel collegio. La carta di Caifa sembra non aver risolto nulla, perché manca una risposta esplicita. Così i membri del collegio incalzano. Luca 22,70. Tu dunque sei il Figlio di Dio? Ed egli rispose loro: Voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Gesù è condannato per bestemmia. Ma in che senso? Gesù si comportò da Dio e usò espressioni coinvolgenti il nome di Dio davanti al Sinedrio. Nessuno che non fosse Dio o che non fosse pazzo avrebbe potuto comportarsi come Gesù, per cui chi non ha creduto in Gesù, contemporaneo o successivo che sia, non può non averlo considerato il più grande bestemmiatore. Gesù ebbe un processo regolare. La gerarchia ebraica, per rispetto dovuto alla religione tradizionale fondata sulla legge e sul Tempio, era tenuta a intervenire contro l'eretico e falso profeta, il bestemmiatore e seduttore religioso del popolo, a meno che con un voltafaccia generale avesse abbracciato il messaggio con tutte le sue conseguenze. Marco 14,65. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo, a bastonarlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Una bastonata, data con la mano sinistra, con cui i giudei davano i colpi punitivi, ha provocato la rottura del setto nasale di Gesù. Per le percosse, il volto di Gesù è sfigurato da ecchimosi e tumefazioni. L'occhio destro diventerà quasi chiuso perché gonfio e il naso, a causa della bastonata, è tutto storto.
A Gesù è anche stata strappata la barba, punizione inferta per i peccati di bestemmia. Il processo civile. Giovanni 18:28. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa al pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. I sinedriti farebbero volentieri a meno di portare Gesù davanti a Pilato, ma lo stato di assoggettamento dell'impero li costringe. Essi devono a tutti i costi convincere Pilato, per cui presentano Gesù come un sobillatore del popolo, un pericolo per l'ordine pubblico che sta a cuore a Pilato e all'imperatore, oltre che a bestemmiatore, cosa che per Pilato non è di grave importanza. Il pretorio, cioè il luogo dove il procuratore stabiliva il suo ufficio, costituito da una bema, cioè una predella semicircolare, trasportabile, e dal seggio curule collocato al centro di essa, è stato per l'occasione collocato nella Torre Antonia, in una parte dell'edificio aperta al pubblico. Giovanni 18:29. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» In realtà la domanda avrebbe dovuto essere un'altra, e cioè se fosse veramente stato condannato a morte e per quale reato. La domanda di Pilato sembra quasi avanzare l'inizio di un nuovo procedimento penale, non già la deliberazione di un precedente. Ma può essere vero che Pilato non sappia nulla della condanna, e ciò sarebbe avvalorato dal dialogo successivo. Giovanni 18:30. Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Pilato capisce che qualcosa non va ed esce con l'espressione. Giovanni 18:31-32. «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. I sinedriti spiegano che Gesù è già stato giudicato e condannato a morte, ma per gli accordi con Roma non possono autonomamente e direttamente eseguire la condanna perché hanno bisogno dell'esequatur del procuratore romano. Luca 23:2. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo e impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re. Giovanni 18:33-38. Pilato allora rientrò nel pretorio e fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo,
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? Queste parole agli orecchi di Pilato, almeno oscuramente, esse significano: all'esistenza tu sei stato chiamato, mentre io sono venuto. Tuo padre e tua madre non ti hanno conosciuto prima di vederti, mentre io ho preceduto la mia nascita e ho scelto il come. Pilato capisce che Gesù non è un uomo qualsiasi e ne viene conquistato, ma non lo può liberare perché è costituzionalmente vincolato al giudizio del Sinedrio. Luca 23, 4, 7. Pilato uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo inviò a Erode, che in quel giorno stava anch'egli a Gerusalemme. Pilato vuol prendere tempo e manda Gesù da Erode, così avrebbe potuto migliorare i rapporti deturpati da antiche ruggini, riconoscendo la sua giurisdizione. Luca 23, 8, 12. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Per 3 volte Gesù viene deriso dai soldati, da quelli del Sinedrio come un falso messia, da quelli di Erode come un pazzo e da quelli del procuratore come un falso re. Perché nella storia Gesù non è mai stato considerato veramente un pazzo? Non sarebbe stata la via più agevole per liquidarlo? Luca 23, 13, 15. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come un agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti ce lo ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Pilato ricorda che Gesù è innocente e qui fa un errore giuridico. Non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'accertamento delle responsabilità di Gesù perché non era sua competenza. Così Pilato consegna alla storia l'innocenza di Gesù. Matteo 27, 15, 18. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba
Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Barabba vuol dire figlio del padre. È un titolo messianico. La folla deve scegliere tra un liberatore politico e un liberatore religioso. Matteo 27, 19 e 25. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato il Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridarono più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Pilato, per paura di un tumulto, rimette il condannato al Sinedrio, con l'autorizzazione a procedere all'esecuzione della condanna, e i sinedriti sembra vogliano tranquillizzare la coscienza di Pilato, prendendo loro la responsabilità della morte di Gesù. Capitolo terzo. La flagellazione. Giovanni 19:1. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. La flagellazione ha lo scopo di quietare lo spirito di vendetta dei giudei, commuovendoli. È un tentativo di applicare una pena alternativa alla croce, come talvolta si faceva. La flagellazione romana era applicata con una procedura ben precisa. In quanto assolveva una imposizione di una pena, non doveva perciò essere né eccessiva né più lieve della condanna. Veniva commiata in modo spettacolare affinché svolgesse la sua funzione terrorizzante e dissuasiva. Gli esecutori, chiamati ad imporla su ordine del magistrato, erano chiamati lictores. La legge romana salvaguardava alcuni diritti essenziali. Nessuno poteva essere flagellato fino a morire, tuttavia non vi erano limitazioni di colpi. Gesù viene spogliato e completamente nudo legato a un ceppo o a una colonna. I due carnefici si pongono ai lati con in mano il flagrum, un flagello a 3 corde di cuoio, terminanti con sfere di piombo unite 2 a 2 da una barretta di pochi centimetri. Gesù viene flagellato prima nella parte dorsale del corpo, poi anche frontalmente. La distribuzione delle ferite è mirata su tutta la superficie del corpo a intervalli regolari, con mano esperta e precisa. Nessun punto sensibile
è risparmiato. La dinamica suggerisce una lentezza dimostrativa, quasi teatrale. I due esecutori si spostano attorno al condannato e colpiscono nella posizione a loro più comoda. Uno di essi era più alto dell'altro e più sadico. Tendeva a colpire le gambe. Ai primi colpi le parti del corpo raggiunte si illividivano, quindi si rigavano di strisce bluastre e di bolle tumefatte. Poi la pelle si squarciava, i vasi sanguigni scoppiavano e il flagellato diventava un ammasso sfigurato di carne sanguinante. A Gesù vengono inferti circa 120 colpi. Le Clarisse di Chambéry scrivono osservando la sindone. Le lividure dei colpi del flagello sono così frequenti sul petto che a malapena si può trovare un posto della grandezza della punta di uno spillo esente da colpi. Esse si incrociano sempre e si estendono su tutto il corpo, fino alla punta dei piedi. Le spalle sono interamente lacerate e contuse da colpi di frusta che appaiono dappertutto. La corona di spine. Matteo 27, 27, 30. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono e gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine, gliela misero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Le notti di aprile devono essere ancora fredde a Gerusalemme per chi dovesse passare all'aperto. Infatti i servi e le guardie del Sinedrio raccolsero rovi e accesero un fuoco per scaldarsi. I rovi erano facili a trovarsi, erano la legna dei poveri